I regni di Nightingale sono mini mondi generati proceduralmente il cui giocatore può viaggiare utilizzando portali arcani. Questi regni hanno caratteristiche, paesaggi e fauna selvatica diversi. Dal punto di vista della tradizione, i regni sono le terre dei Fei, dove i giocatori vedono l'architettura Fei e creature spaventose. Alcuni regni potrebbero sembrare come se in precedenza ci fosse stato qualcun altro. I giocatori potrebbero trovare alcuni alberi che sono già stati abbattuti, vecchie case o altri punti di interesse. Alcuni regni potrebbero concentrarsi maggiormente sulla raccolta di risorse e altri maggiormente sulla caccia di alcune creature. La maggior parte di questi regni sono temporanei. Poco dopo che l'ultimo giocatore se ne sarà andato, la connessione con il reame verrà persa per sempre e il reame non potrà più essere visitato. Il Respite Realm è il regno natale di un giocatore e dove il giocatore costruisce la propria base. Ogni Realm Walker può selezionare solo un regno come reame di tregua. Questo regno di tregua sarà permanentemente disponibile, funziona come un punto di viaggio veloce per il giocatore ed è il regno in cui un giocatore ritorna se muore durante l'avventura. I giocatori possono cambiare il loro regno di tregua in qualsiasi momento, ma possono avere solo un regno di tregua alla volta. È possibile invitare gli amici in un Respite Realm per vivere insieme avventure. È inoltre incoraggiato che i giocatori costruiscano basi nello stesso Respite Realm, il che significa che i giocatori diversi decidono che un regno sarà il loro Respite Realm. Condividere un Respite Realm consentirebbe ai giocatori di costruire piccoli insediamenti e rendere più semplice la difesa di una base. Ora vediamo come viaggiare verso altri regni. Per viaggiare verso altri regni in Nightingale, il Realm Walker utilizzerà portali arcani. Questi portali funzionano come gateway tra i regni. Il giocatore dovrà creare un portale arcano per riuscire a viaggiare verso altri regni. Il Realm Walker possono interagire con questo dispositivo per aprire un portale verso un altro regno. Per questo i giocatori avranno bisogno delle carte regno. Che cosa sono le carte regno? Le carte regno sono oggetti craftabili in Nightingale che simboleggiano la potente magia arcana. Le carte regno possono essere utilizzate in dispositivi speciali per aprire un portale verso un regno. I regni iniziali sono generati proceduralmente con tratti determinati dalle carte reame utilizzate. Le carte reame possono essere raggruppate in 3 categorie: carte del regno del bioma, carte dei regni maggiori e carte reami minori. I filmati più vecchi mostrano che era necessaria almeno una carta del regno del bioma e una carta del regno maggiore per aprire un portale verso un nuovo regno. Negli ultimi aggiornamenti ci sono stati suggerimenti secondo il cui numero minimo di carte richieste è stato ridotto a una sola carta bioma. I numeri specifici delle carte sono ancora messi a punto da Inflexion Games. In ogni caso, i giocatori possono facoltativamente aggiungere più carte maggiori o minori. Il numero massimo di carte non è ancora stato definito e potrebbe cambiare nel futuro, ma nei video ufficiali c'erano 5 slot in totale. Per poter creare queste speciali carte, il giocatore potrà utilizzare una panchina di creazione, quindi queste carte alla fine si potranno andare a craftare. Per poterle craftare necessiteranno alcuni ingredienti, tra cui una carta, dell'inchiostro e la famosa essenza di cui vi ho già parlato. I regni di Nightingale possono essere raggruppati in base al loro bioma. Attualmente sono disponibili 3 tipi di biomi. Abbiamo la carta Regno del bioma Foresta, carta del Regno di bioma Palude e la carta del Regno del bioma Deserto. Al momento del lancio sarà in grado di giocare solo una carta minore alla volta, ma sembra che sarà in grado di applicarne più di una in un aggiornamento futuro.
Al momento del lancio ci sono anche 50 carte minori disponibili. Creare una fantastica carta reame dipende dal bioma che non vedi l'ora di esplorare e puoi mettere a punto i grandi eventi che apriranno nel tuo reame. Ciò dovrebbe rendere più semplice andare a caccia di una bestia o di una risorsa specifica. Se crei la stessa carta reame potrai dirigerti nello stesso mondo che hai creato dopo aver chiuso il portale e lasciato quel reame. Ha anche la possibilità di entrare in un reame completamente nuovo utilizzando le stesse combinazioni di carte reame. E se ti innamorassi di un regno e volesti rendere quel regno la tua casa? Bene, potrai farlo. In Nightingale ti consentirà di trasformare un regno creato nel tuo regno di tregua. In questo regno, come abbiamo già spiegato, potrai tornare dopo la morte e potrai costruire la tua base principale. Tu e i tuoi amici, se giocate in multiplayer, potete avere tutti una base insieme in questo Respite Realm. In modalità multigiocatore è importante notare che i regni vengono assegnati al giocatore. Quindi, se vuoi tornare in un vecchio regno, la persona che ha aperto il portale con quella carta regno dovrà farlo di nuovo. Se qualcun altro decide di utilizzare la stessa carta reame, creerà un reame diverso. Puoi anche creare carte giocatore per il tuo reame e da regalare poi a un amico. Ciò consentirà a quell'amico di visitare il tuo regno ogni volta che lo desidera. Può funzionare anche quando non sei online. Ricordo che questo giocatore avrà il controllo totale sul tuo regno. In sostanza possono distruggere la tua base e quindi conviene sempre dare queste carte a una persona fidata. Quando crei le carte reame potrai anche renderle pubbliche. Ciò significa che altri giocatori casuali online possono entrare in questo reame se creano la stessa combinazione di carte reame e attivano l'impostazione reame pubblico. Anche qui bisognerà fare la massima attenzione perché, come abbiamo già spiegato, rendendo pubblico il reame, chiunque potrà entrare dentro e quindi potranno distruggere la tua base o addirittura arrivare a mettere le mani sui tuoi forzieri. Queste sono le principali nozioni che abbiamo al momento su questo gioco riguardo i reami e le carte. Vi ringrazio per la visione, come sempre in cambio vi chiedo un bel mi piace e ci vediamo presto per un altro video su questo gioco. Ciao e alla prossima!